Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia di aprile 2026. Due carte, ragazzi. Wow, il carro e il sole. Può essere un momento di espansione lavorativa piuttosto che di espansione economica. Diciamo che il carro ci parla di qualche scelta, di qualche movimento che andrete a fare ad aprile. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con la carta degli amanti. Abbiamo un 8 di pentacoli, l'eremita, il mago, il cavaliere di pentacoli, un 8 di spade, e il carro, ragazzi. Bene, allora, io ho già pubblicato La ruota del destino di aprile, anche lì tratto il lavoro e l'economia. Vi invito ad ascoltare quella lettura e ad incastrarla con questa. Allora, qui la carta degli amanti mi dice che siete in una fase di scelta probabilmente all'inizio di aprile. Abbiamo il cavaliere di bastoni e il 10 di pentacoli. Potrebbe essere la scelta di firmare un contratto piuttosto che potrebbe anche essere una collaborazione, per esempio, tra voi e magari un'azienda, tra voi e un gruppo di persone. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Regina di bastoni. È come se non avesse capacità di movimento, però. Cioè, può essere che vi dobbiate associare a qualcuno, ma che alla fine si tratti di lavorare senza però avere voce in capitolo. Come questa sensazione. Ed è per quello che poi c'è l'eremita, è un po' come se vi chiedeste, ma io che cosa voglio per me? Abbiamo il matto e il 3 di bastoni, c'è un nuovo inizio, una progettualità. Potrebbe essere che qualcuno finalmente si decide a mettere in essere il proprio progetto, perché all'inizio del mese con queste due figure di bastoni al contrario, sento come se mancasse un po' di energia, un po' di spinta, un po' di voglia di fare, magari anche un po' di visibilità, c'è un 5 di spade, c'è come una confusione mentale, potrebbero anche esserci delle liti, delle discussioni con questo 5 di spade. E per quello secondo me che poi arriva l'eremita come per dire, ma aspetta un attimo, ma io voglio veramente questa cosa qui o che cosa voglio per me? Andiamo a vedere il mago. 4 di bastoni e 9 di pentacoli. Sento che è come se qualcuno avesse voglia o bisogno o mirasse a qualche cosa di più indipendente, di più autonomo. Probabilmente per qualcuno di voi non è più il caso di stare in stretta collaborazione con qualcuno o alle dipendenze,
di qualcuno. Vi dico questo perché sia il 9 di Pentacoli che la carta dell'eremita sono carte che fanno riferimento ai lavoratori autonomi e voi ce li avete tutti e due, quindi sento come questo bisogno di indipendenza da parte vostra, di iniziare qualche cosa che vi dia come la possibilità di godere del vostro lavoro, di godere di quello che fate o di quello che vi piace. Andiamo a vedere l'otto di Pentacoli. L'otto, sì, il cavaliere. È un 5 di Pentacoli, avevo gli occhi lì, ragazzi. E il sole. Dunque, qui il consiglio è di andarci con prudenza. Datemi una carta per il 5 di Pentacoli e una per il sole. Abbiamo un cavaliere di Pentacoli di nuovo e un 9 di spade. Qui avete l'8. Allora, potrebbe anche essere un qualche tipo di situazione con dei figli, se siete genitori, o con dei genitori, se siete figli. Sento più la prima, come se voi foste i genitori, o comunque potrebbe esserci come una componente giovanile all'interno di questo gruppo e voi essere effettivamente quelli un po' più saggi. Però è anche vero che avete come bisogno di fidarvi un po' con questo matto di quello che è il disegno divino, se vogliamo. Andiamo a vedere l'otto di spade, perché qui c'è qualche cosa che vi preoccupa, che potrebbe riguardare il passato. Abbiamo un 10 di coppe e un 8 di coppe. Può essere che qualcuno qui voglia allontanarsi da dov'è, proprio geograficamente intendo, o che ci sia bisogno di cercare altro, potrebbero essere clienti più grossi. Andiamo a vedere il carro. Due di spade e la luna. Io credo che ci sia qualcuno che si muoverà verso i propri sogni. Io qui devo dire, sento come se ci fosse effettivamente qualche cosa che preoccupa, però è anche vero che con il carro si effettua una scelta, si dà come una direzione a qualche cosa che con il sole comunque potrebbe essere ben prospero, ragazzi. L'unica cosa è che appunto, essendoci due volte il cavaliere di Pentacoli, è come se si dovesse fare un passo per volta. Cioè non preoccupatevi del risultato complessivo, del risultato finale, per esempio, ma godetevi il viaggio, mi viene anche un po' da dire. Allora, se foste senza lavoro, c'è comunque un movimento in avanti, c'è un mago, c'è un matto, c'è come un nuovo inizio. Potrebbe essere che in questa zona della lettura voi siate preoccupati perché magari avete già vissuto quella dinamica lavorativa, avete già lavorato in un'azienda simile e quindi abbiate come paura che qualche cosa si ripresenti. Però io ho come la sensazione che dovete anche un po' fare il salto di fede, come vi dicevo prima, affidarvi un po' a quello che è il disegno dell'universo. Quindi magari è un lavoro, un qualche tipo di opportunità lontano dalla vostra residenza abituale, secondo me la coglierete. Diversamente, se non è una questione di distanza geografica, potrebbe essere un qualche cosa di nuovo che non avete mai fatto e che avete anche bisogno di sperimentare. Allora, per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, diciamo che è un periodo molto laborioso. Lavoro ce ne sarà, il consiglio delle carte è di buttarvi proprio lì, cioè testa bassa, perché l'ambiente lavorativo non è dei migliori questo mese, sinceramente.
Potrebbero esserci discussioni, potrebbero esserci dei litigi, potrebbe esserci qualcuno che se ne va, qualcuno che potrebbe deludervi o come l'idea che potrebbe esserci un qualche cosa di veramente spinoso da dover gestire, quindi più vi confondete con la tappezzeria e meno grane avrete, secondo me. Ehm, per chi è autonomo c'è come bisogno di muoversi di più, di rendere più dinamico il lavoro e se per caso siete in qualche tipo di collaborazione, sento che avete bisogno di più raggio d'azione, di più autonomia in quello che fate e questo potrebbe effettivamente creare un terreno per alcune divergenze, secondo me. Io credo che prenderete voi la vostra decisione, nonostante non siate del tutto convinti, perché sinceramente con questo 9 di spade, l'8 di spade al contrario, sì, andate verso nuove mete, ma avete anche un 2 di spade. Non avete ben chiaro, secondo me, anche perché qui la luna mi dice che vedete come solo una parte della realtà. Wow, un sacco di arcani maggiori. Io sento che qualcuno potrebbe andar via da dove è inizialmente. Non che stiate male, perché c'è comunque la carta degli amanti, è una carta di armonia, di sicurezza, di tranquillità, di qualche cosa che è giusto, che è equo. Quindi può anche essere che sia un lavoro o un posto, una collaborazione dove comunque abbiate il vostro stipendio, abbiate le vostre soddisfazioni, ma è come se non vi bastasse, è come se aveste bisogno di più raggio d'azione, come vi spiego? Avete bisogno di ampliarvi, di migliorare, di crescere. E quindi qui qualcuno, secondo me, nel mese di aprile potrebbe chiedere un trasferimento, vi dico, perché effettivamente con due volte la carta del carro sento che potrebbe essere un qualche... potreste fare qualche pensiero per quello che riguarda il trasferimento o lo spostamento verso nuove direzioni. Tenete presente che c'è anche la giustizia qui e quindi è facile che ci sia una trasformazione contrattuale o per qualcuno potrebbe essere proprio anche aziendale. Per quello che riguarda i soldi, è un buon periodo, ragazzi. Io tutto sommato non sento che vada male, anzi, qualcuno di voi potrebbe iniziare a cercare nuove forme di guadagno, potrebbe essere un secondo lavoro, potrebbe essere qualche cosa che, diciamo così, riuscite ad impostare. Sento come se ci fosse un qualche cosa che viaggia da solo e che vi crea denaro come un'entrata passiva. Quindi il denaro sento che non mancherà in questo mese, anzi, per qualcuno potrebbe proprio essere implementato. Ehm, potrebbero anche arrivare come dei premi, qualche cosa in più, una tantum. Ehm, per chi avesse dei progetti, allora, se questo progetto è un progetto, diciamo, nell'aria, che state solo pensando, vi dico che aprile è come un buon mese per iniziare a manifestare, a concretizzare questo progetto. È come se fosse giunto il momento, lo vedo come un momento fertile per iniziare a fare qualche passo, magari prudente, perché comunque qui avete due volte il Cavaliere di Pentacoli, però è come se fosse un buon momento per fare dei passi in avanti, per muovervi, per fare delle scelte, per regolarizzare anche quello che è il vostro progetto. Se è già in essere, sento che aprile è un buon momento per l'espansione di questo progetto. Guardate, sinceramente questi due cavalieri di pentacoli mi dicono come se aveste bisogno di muovervi in realtà in più direzioni, però un passo alla volta. È come se ci fosse una corda e piano piano, un passo per volta,
doveste allargarla man mano, allargare come la circonferenza di questo cerchio creato dalla corda. Che altro dirvi, ragazzi? Mi parlano di libri, quindi può essere un buon mese per, soprattutto se è uno di quei progetti che state pensando se scrivere un libro, magari l'avete già scritto e state pensando se pubblicarlo, sento che è come un buon mese per iniziare a fare qualche passo avanti in questa direzione. Libri di testo mi dicono e di formazione, diciamo quelli che insegnano o dove si può imparare qualcosa. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi raccontano i Koan Zen. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Difatti qui avete l'eremita. È come se foste in un momento con queste due figure al contrario, dove all'inizio di aprile siete un pochettino come schiacciati, senza possibilità di azione. E quindi è come se foste in ombra. E qui arriva proprio l'eremita per portare la luce in quello che è la vostra essenza, la vostra voglia di brillare, la vostra voglia di espansione. Vi farà capire dove vi sentirete apprezzati, valutati per quello che effettivamente siete. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Esistenza, un altro mago e le vite passate, la luna, ragazzi. Allora, vi dico che qui potrebbe esserci qualcuno che ha come un retaggio familiare, non so se cosciente o incosciente, quindi potrebbe anche essere qualche cosa per esempio nel subconscio, dove sono le forme pensiero e le credenze limitanti, sono incriptate lì. Però, siccome nella carta di Osho parla di vite passate, potrebbe anche essere un qualche cosa legato all'albero genealogico, quindi lì vi invito ad andare a scavare con le costellazioni familiari. Però io qui non lo so perché, ma potrebbe esserci come qualche lealtà ad un lavoro fisso, magari, per quello che riguarda l'albero genealogico. Cioè io vi sento come se aveste bisogno di iniziare qualche cosa di vostro, potrebbe anche essere laterale, parallelo, in più rispetto al vostro lavoro abitudinario. Qui abbiamo un 8 di pentacoli, quindi secondo me molti hanno un lavoro stabile o comunque, se anche siete autonomi, è un lavoro che in qualche modo dura nel tempo, però è come se, mi viene da dire, doveste essere un po' i pionieri della vostra famiglia e quindi uscire dal range di mentalità, di limitatezza della vostra famiglia, iniziare qualche cosa di nuovo, iniziare qualche cosa che è proprio di voi stessi, del vostro bambino interiore. Ripeto, può anche essere un qualche cosa in più rispetto al lavoro, ma qui c'è un qualche cosa che deve cominciare per il vostro più alto bene, mi viene da dire. È come se questo matto fosse qui per dirvi di riscoprire la vostra luce interna, il vostro bambino interiore. Bellissimo messaggio, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok. Guardate, scegli di guarirti. E la carta dice: questo è un giorno per riflettere sulle emozioni perturbatrici e trasformarle in qualche cosa di positivo. Qui avete 8-9 di spade. Identifica un'area senza risoluzione che ti causa ira o sofferenza e domandati perché invece o perché ancora non sei in pace. Concentrati sulla quantità di potere che sprechi in sentimenti negativi. L'obiettivo, renditi conto che scegli di rimanere arrabbiato quando potresti scegliere di guarire. È facile rimanere in una posizione di lamentela come quella dell'otto di spade. L'otto di spade è io la chiamo la modalità vittima. Perché modalità? Perché quando uno si rende conto che
ci si sta un po' sguazzando dentro, si sceglie di cambiare, si fa quel salto, si fa quel passo. La scelta, la felicità molte volte ragazzi è una scelta, cioè basta commiserarmi, basta essere vittima, basta lasciare il mio potere in mano agli altri. Mi riprendo il mio potere, la responsabilità della mia vita è mia, delle mie scelte anche e di come reagisco a quello che mi succede anche. Se scelgo di essere sempre la vittima, quella è la vita che mi creo. Poi non lamentiamoci, no? Io dico spesso che la mente crea, ok? Quindi quando magari vi sentite che state per entrare in un mood un po' negativo, fatevi quelli che si chiamano gli agguati, cioè ingannate la vostra mente, mettete della musica allegra, mettetevi a ballare, cucinate, fate qualche cosa che distolga la mente da quel pensiero negativo e che sia puro piacere. Non dovete starci delle mezz'ore, basta 5 minuti, giusto per scacciare quel sentimento negativo di tristezza che stava per arrivare o che stava per impossessarsi di voi. Amici dei gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona tutto il lavoro sulle credenze limitanti, quelle che ho nominato prima. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro, semplicemente abbonandovi al canale. In quella sezione trovate 4 playlist con la copertina lilla, sono numerate e andrebbero viste in ordine cronologico perché il tutto è stato studiato come se fosse un corso di formazione. Cioè praticamente lì dentro trovate decenni della mia formazione personale e professionale condensati e messi lì a disposizione. Okay? Quindi date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Tenete presente che si parla di metafisica, esoterismo, di chakra per farvi capire. Ok, comunque i titoli si vedono. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!